Rientriamo ancora nella parte degli aggiornamenti normativi. Presentiamo la dottoressa Angela Candido, che è biologa laureata presso l'Università La Sapienza di Roma e ad oggi ricercatore presso l'organismo notificato dell'Istituto Superiore di Sanità. Ok. Bentrovati a voi tutti, ringrazio BioBasic Europe, l'Università di Pavia per l'invito a partecipare a questo evento in un momento dal punto di vista regolatorio storico e cruciale, direi. Ieri, la data del 26 maggio 2022, era un anno dalla piena applicazione del regolamento 745 e il primo giorno della piena applicazione del regolamento 746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. Come organismo notificato Istituto Superiore di Sanità, noi siamo stati designati dall'autorità competente, dalla Commissione Europea, per il regolamento 745. Abbiamo già iniziato a lavorare alle prime certificazioni in regime MDR. Per quanto riguarda i diagnostici in vitro, siamo stati l'unico ente in Italia a notificare, a certificare per la direttiva 9879 sui diagnostici in vitro, e in questo momento siamo nella fase di designazione per il regolamento 746, che auspichiamo di portare a termine entro l'anno, nel 2022, sempre Commissione Europea permettendo. In questa mia presentazione vi parlerò della certificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, però prima di entrare nel focus del regolamento 746 vorrei fare una piccola parentesi su quali sono le 3 condizioni affinché un dispositivo possa essere qualificato come un IVD. L'operazione di qualificazione è un'operazione molto importante. Quando un fabbricante ci presenta la sua domanda, come organismo notificato, la prima cosa che noi facciamo è decidere se il dispositivo è o non è un IVD e quindi se entra nel campo di applicazione del regolamento. La prima cosa è che la sua destinazione d'uso sia quella di fornire informazioni su un processo o sullo stato fisiologico-patologico, su una disabilità fisica o intellettiva congenita, sulla predisposizione a una condizione clinica o una malattia, per determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi, per prevedere la risposta o le reazioni ad uno specifico trattamento e per definire e monitorare le misure terapeutiche. Secondo elemento importante è che sia usato per la determinazione in vitro di campioni di origine umana, e questo non è una cosa ovvia o banale, perché campioni di derivazione ad esempio ambientale o animale, i test che vengono utilizzati per fare le analisi su questi campioni non rientrano nel campo di applicazione degli IVD. E infine che le indicazioni analitiche così ottenute siano di interesse medico-clinico, il cosiddetto beneficio clinico per il paziente. Il regolamento 2017-746 è entrato in vigore insieme al 745 il 26 maggio del 2017, portando un nuovo scenario operativo per tutti gli stakeholder del settore. È un documento molto corposo, formato da 113 articoli e 15 allegati. Cosa succede dopo il 26 maggio del 2022, dopo ieri, che la direttiva 9879, che dal 1998 regolava questo settore, è stata completamente abrogata. Questa direttiva era stata recepita in Italia perché, essendo una direttiva, aveva bisogno di recepimento da parte degli Stati membri con un decreto legislativo del 332/2000, e ieri abbiamo avuto quindi l'entrata della piena applicazione del regolamento 2017-746. Questo è uno schema dei tempi che dettava il regolamento quando è stato pubblicato nel 2017. Vediamo data di pubblicazione di entrata in vigore 2017, 5 anni ha dato il regolatore per la sua piena applicazione, e quindi ieri data del 26 maggio del 2022. In questi 5 anni come organismi notificati abbiamo potuto continuare a rilasciare certificati in base alla direttiva. Gli organismi notificati che erano stati designati in base all'IVDR hanno potuto iniziare a certificare e a rilasciare dispositivi in base al regolamento, e poi dalla data del 26 maggio 2022 era la deadline in cui veniva abrogata la direttiva e la piena applicazione del regolamento. Solamente gli IVD che avevano un certificato per direttiva potevano andare in quello che viene denominato periodo transitorio e vengono
vengono denominati in gergo legacy device, come si parla di legacy device anche per la parte del 745. Questi dispositivi possono essere immessi ancora sul mercato fino al 26 maggio 2024, deadline in cui scadono i certificati per direttiva, a meno che il fabbricante non deve assolutamente modificare né la destinazione d'uso né la progettazione, e si applica, come per i 745, tutta la parte del regolamento relativo alla sorveglianza, alla vigilanza e alla registrazione di dispositivi e operatori sanitari. A questo punto poi il regolatore ha dato un altro anno, quello che viene denominato in gergo sell-off, per la messa a disposizione dei dispositivi che sono magari già stati immessi sul mercato e che si trovano nei magazzini dei distributori piuttosto che presso i magazzini di un ospedale. Perché ho parlato un po' al passato? Perché questa situazione, che era quella che è stata pubblicata nel 2017, ieri non è così, è stata completamente sconvolta. E per quale motivo? Per capire perché il regolatore ha dovuto modificare quello che era stata la pubblicazione del 2017, vediamo alcune premesse. Sicuramente i diagnostici in vitro come i dispositivi sono fondamentali per la salute e la sicurezza dei cittadini nell'Unione Europea. In particolare questo l'abbiamo proprio visto sulla nostra pelle con i test SARS-CoV-2, ed è stato evidente il loro ruolo importante nella lotta contro la pandemia insieme ai vaccini. È pertanto necessario garantire che vi sia una fornitura ininterrotta di tali dispositivi nel mercato dell'Unione Europea. Non ci possiamo permettere di avere dei buchi all'interno della comunità europea per la fornitura di questi dispositivi. Data l'entità quindi senza precedenti di quelle che sono state le sfide attuali, tutte le risorse supplementari che sono state necessarie agli Stati membri, alle istituzioni sanitarie, a noi come organismi notificati, a tutti gli operatori economici al fine di contrastare la pandemia da Covid-19, nonché tasto dolente la capacità limitata degli organismi notificati. Al momento per la parte dei diagnostici in vitro in Europa sono stati notificati solo 7 organismi notificati. E poi anche tenuto conto della complessità del regolamento, avete visto 113 articoli e 15 allegati. Per cui la Commissione ha ritenuto molto probabile che tutti gli stakeholder del settore non erano in grado di garantire la corretta attuazione e la piena applicazione del regolamento a decorrere dal 26 maggio del 2022. Ecco che il 14 ottobre del 2021 la Commissione mette sul tavolo una proposta di emendamento dell'articolo 110, quindi del transitorio del 746. Questa proposta si basa su dei numeri che erano in quel momento sul tavolo della Commissione, numeri che sono cristallizzati in questa diapositiva al 9 settembre del 2021. Noi possiamo vedere che a quel momento per direttiva sul mercato c'erano circa 40.000 differenti diagnostici in vitro. Per il regolamento si prevede un numero pari a 31.000 con una contrazione del mercato del 22%, quindi diminuiscono. Per direttiva 9879 circa 3.300 dispositivi VD hanno bisogno dell'intervento di un organismo notificato nelle procedure di valutazione della conformità. Per regolamento questi dispositivi aumenteranno a 24.000, quindi potete rendervi conto dell'aumentato carico di lavoro per gli organismi notificati. 1.545 certificati rilasciati dagli organismi notificati in base alla direttiva, 31 certificati rilasciati a quel momento per il regolamento, 520 domande di application da parte dei fabbricanti agli organismi notificati, e dato ancora più terribile, 95% dei diagnostici che ha bisogno di un organismo notificato a quel momento non aveva neanche ancora fatto una domanda ad un organismo notificato. E infine, dei 22 organismi notificati presenti per direttiva, che sono diventati 18 dopo la Brexit, a quel momento a settembre erano 6, adesso sono 7. Vi dico che l'anno scorso di questi tempi erano 5 organismi notificati, ad oggi in un anno ne hanno designati solo 2. A questo punto quello che era una proposta per la Commissione è stato obbligatorio renderla un regolamento che è il 2022-112, che è stato pubblicato il 25 gennaio 2022 e che emenda l'articolo 110 del regolamento. Qui è una tabella che cerca di far capire qual è stata la traslazione di questo momento. Io quello che vorrei a voi che arrivasse è che per il vecchio, quello che era il vecchio regolamento, l'articolo 110, al 26 maggio del 2022
tutti i dispositivi VD che non erano coperti da un certificato dovevano essere in compliance con il regolamento e solo quelli che avevano il certificato potevano andare fino al 2024. Questo per i numeri non è stato possibile, quindi loro hanno splittato questa applicazione a secondo della classe di rischio dei dispositivi dal 2025 al 2027, a secondo della classe di rischio. Quindi quello che doveva essere nella linea del 2022 lo trovate spalmato fino al 2027. Questo per capire che non era possibile a ieri avere tutti i dispositivi VD sul mercato certificati per i VDR. Non si era pronti, il risultato alla fine è stato questo. Come organismi notificati che cosa facciamo? L'organismo notificato è un ente terzo, sono soggetti autorizzati, come ha detto la mia collega che mi ha preceduto, dalle autorità competenti, in nostro caso il Ministero della Salute, certificare i prodotti per l'immissione sul mercato da parte delle aziende. Quali sono i compiti fondamentali di un organismo notificato? Prima di tutto noi facciamo audit presso i fabbricanti, nel caso fornitori e subcontraenti, per controllare quelli che sono i processi di fabbricazione del dispositivo. Lo facciamo in certificazione, in sorveglianza annuale, nelle visite ispettive straordinarie, se c'è qualcosa di complesso, di nuovo da andare a rivalutare, rinnovo, e anche quelle che facciamo, di cui i fabbricanti non sono molto contenti, le visite ispettive a sorpresa, il che vuol dire ci presentiamo lì, il regolamento dice ogni 5 anni e sono obbligati ad aprirci, a farci entrare e a fare l'ispezione. Facciamo valutazione di fascicoli tecnici, di documentazione tecnica, effettuazione anche di prove sui dispositivi. Il regolamento EVD è un regolamento che prevede numerose novità, molte delle quali sono degli aspetti trasversali già trattati dalla mia collega, comuni al regolamento dei dispositivi medici. Però l'applicazione dell'IVDR prevede procedure di valutazione della conformità più rigorose, più stringenti, con maggiori obblighi sia per i fabbricanti che per gli organismi notificati. Sebbene questi due regolamenti abbiano quindi un'ossatura, uno scheletro simile, è previsto un maggiore impatto per la parte dei diagnostici. Questo perché? E qui vi do dei dati proprio anche qui di mercato. Secondo la direttiva 9879, solo alcune tipologie di dispositivi avevano la necessità di essere certificati da organismi notificati e in numeri questo corrisponde a circa il 90% dei diagnostici che circola sul mercato della Comunità Europea. Il restante 10% invece passava ad organismo notificato. L'IVDR stravolge completamente questa situazione e quindi solo la classe A, quindi dispositivi più semplici, se non sterili, rimangono al di fuori delle maglie dell'organismo notificato, il resto passa tutto. E in questa è una slide per avere un impatto proprio di quello che succede. Al 2017 vediamo che quasi tutti gli IVD erano in autocertificazione, pochi passavano da organismo. Io ho dovuto spostare questa slide perché la mia data era 2022, perché all'inizio, quando il regolamento è uscito, al 2022 il 90% doveva andare con i VDR e il 10% rimaneva fuori. L'emendamento che c'è stato ha posticipato questa cosa in un quinquennio dal 2022 al 2027. Adesso andiamo cerco, come la mia collega, velocemente, nel tempo a mia disposizione, di dirvi quali sono le principali novità introdotte dal regolamento 746, che sono anche peculiari per i diagnostici e che si differenziano dai medical device. Sicuramente una nuova classificazione che ha sconvolto completamente quella che era la classificazione con cui eravamo abituati a lavorare. Per capirlo vi riporto quella che era la classificazione per direttiva. Per direttiva 9879 gli IVD erano classificati in quelli di allegato secondo, elenco A ed elenco B, dispositivi per test autodiagnostici, dove per dispositivi per test autodiagnostici si intende quelli destinati al profano, quindi il comune test di gravidanza che compiamo in farmacia, piuttosto che il test per la misurazione della glicemia. E poi c'era il mondo di tutti gli altri dispositivi. Ed erano distribuiti in una classe di rischio che andava da quelli di 2A a più alto rischio individuale per la salute pubblica a tutti gli IVD generici che erano a basso rischio sia individuale che per la salute pubblica. Se noi prendiamo l'allegato 2 della direttiva, vediamo che nell'elenco A e elenco B è proprio un elenco positivo, cioè dice quali sono i device. Per cui se era un organismo notificato in regime direttiva, per sapere se il mio device doveva essere certificato da un organismo notificato, aprivo l'allegato secondo, leggevo c'è, non c'è, mi serve l'organismo, non mi serve.
Con il regolamento la situazione è molto più complessa, perché c'è al capo quinto una nuova classificazione, un nuovo sistema di classificazione basato sul rischio. In funzione della loro destinazione d'uso e dei rischi che comportano, i dispositivi sono classificati in 4 classi, che va dalla D, che è quella a più alto rischio individuale per la salute pubblica, a quella A, che è quella a più basso rischio individuale e per la salute pubblica. Per classificare i dispositivi in queste 4 classi di rischio, il regolamento mi mette a disposizione 7 regole di classificazione, che li trova all'allegato 8, e la classificazione per un dispositivo medico è determinata sulla base di una serie di fattori e di regole derivate proprio dalle caratteristiche intrinseche del dispositivo correlate con il rischio, che includono sicuramente quello che è lo scopo previsto e le indicazioni per l'uso, che vengono specificate dal fabbricante, compreso ad esempio il determinante che loro vanno a diagnosticare, la popolazione target su cui il dispositivo deve essere utilizzato, dopodiché la competenza tecnico-scientifica e medica dell'utente previsto, dell'utente finale. Un conto è se io faccio un dispositivo per un profano che lo usa in ambiente domiciliare, un conto se lo destino ad un operatore sanitario. Inoltre poi c'è l'importanza dell'informazione per la diagnosi. Il risultato che abbiamo è l'unico determinante di ausilio al medico per fare la sua diagnosi, oppure è un aiuto alla diagnosi insieme ad altri fattori? E infine l'impatto del risultato, positivo o negativo sull'individuo. Pensate ad esempio ad una diagnosi di HIV, ad un paziente viene detto sei positivo all'HIV, qual è l'impatto per la persona dal punto di vista fisico e psicologico e per la società, per chi gli sta intorno. Proprio perché era difficile e complicato suddividere tutti i diagnostici di nuovo e riclassificarli, ecco che ci viene in aiuto il Medical Device Coordination Group con una linea guida 2020-16 di novembre 2020 che ci aiuta a classificare i dispositivi. Altra novità sono i nuovi allegati di certificazione 9, 10, 11, come quelli del 745, che sostituiscono gli allegati dal 3° al 7° della direttiva. Questi allegati poi vengono messi insieme a secondo della classe di rischio del dispositivo e il fabbricante può scegliere quale iter di certificazione vuole seguire. Io qui faccio una carrellata e poi chi di voi è più interessato può andare a vedersi quelli che sono gli iter e gli allegati di certificazione. Quello che vi posso dire è che la classe D, che è quella a più alto rischio, può scegliere tra l'allegato 9 completo, l'allegato 10 più 11 e tutti i capi, vuol dire che faccio la valutazione completa di tutto, di tutti i fascicoli e anche del lotto per lotto. Tutti i lotti che il fabbricante produce li deve mandare all'organismo notificato per controllo. La classe C fa sempre gli stessi allegati, però c'è un campionamento su base rappresentativa dei fascicoli tecnici e non c'è la verifica del lotto. La classe B va per l'allegato 9, la classe A, se non è sterile, è l'unica che è rimasta in mano al povero fabbricante. La classe A, se è sterile, passa per organismo notificato, almeno per quanto riguarda il conseguimento, la preservazione e il mantenimento dello stato sterile dei dispositivi. Altra novità, l'allegato 2, documentazione tecnica. Devo dire che come organismi notificati, valutatori di fascicoli tecnici, da tanti anni siamo stati contenti di questo allegato, perché dice al fabbricante come deve essere redatta una documentazione tecnica, dallo scheletro. Noi l'abbiamo visti di tutti i tipi, anche molto pittoreschi, e allora il fatto che ti arrivi da parte di tutti i fabbricanti il fascicolo tecnico e la documentazione impostata nello stesso modo favorisce a noi che guardiamo e facciamo questo ruolo di valutatori il lavoro. Insieme alla nuova classificazione, l'altra bomba proprio scoppiata, portata da questo regolamento, è la parte relativa alle evidenze cliniche e alla valutazione delle prestazioni. Che la troviamo al capo 6, articoli 56 e 57 del regolamento e l'allegato 13. Il regolamento introduce proprio il termine di evidenze cliniche. Se voi prendete la direttiva e fate un cerca, evidenze cliniche non lo trovate. Invece proprio il regolamento porta tutta questa parte. È proprio tutta una parte di valutazione delle prestazioni che deve seguire una procedura definita, metodologica, per la dimostrazione di che cosa? Della validità scientifica del test, delle sue prestazioni analitiche e della sua prestazione clinica, che nel loro insieme formano le evidenze cliniche. Questi elementi devono proprio andare a supportare la destinazione d'uso che mi viene dichiarata dal fabbricante e devono essere aggiornati nel corso dell'intero ciclo di vita del dispositivo e devo andare ad aggiornare anche quella che è l'analisi dei rischi del dispositivo. Queste evidenze devono essere tali da dimostrare dal punto di vista scientifico il riferimento a quello che è lo stato dell'arte del momento dal punto di vista scientifico in campo medico, che saranno conseguiti i benefici clinici previsti e che il dispositivo è sicuro, quindi efficacia
efficacia e sicurezza. Questa parte è molto complessa e ci vorrebbe proprio una relazione separata per la parte dello studio delle prestazioni. Io ho cercato, per rendere proprio più semplice, di riassumervi quello che è il processo che il fabbricante deve fare per questa parte e che per lui è completamente nuovo. Sicuramente il fabbricante che deve dimostrare le sue evidenze cliniche deve pianificare, deve fare un piano di valutazione delle prestazioni per determinare che cosa? Quelli che sono i 3 parametri ed elementi delle evidenze cliniche, cioè la validità scientifica, prestazioni analitiche e prestazioni cliniche. Da queste valutazioni, da questi risultati deve tirare fuori 3 report per tutti e 3 questi elementi che confluiranno tutti insieme in un rapporto di valutazione delle prestazioni. Inoltre, se per la determinazione della prestazione clinica il fabbricante ha la necessità di mettere su degli studi di prestazione clinica, quindi deve arruolare dei pazienti su cui testare il proprio dispositivo e che deve anche fare un piano di studi delle prestazioni cliniche, questo rapporto di valutazione che arriva a noi, organismi notificati, sul tavolo, che cosa deve dimostrare? Deve essere che il dispositivo è sicuro e quello che è il beneficio clinico che ne trae il paziente, e dopodiché non può rimanere cristallizzato nel momento in cui io l'ho fatto, ma devo assolutamente aggiornarlo durante il corso dell'intero ciclo di vita del dispositivo attraverso quello che è il processo di post-market performance follow-up, che corrisponde al PMCF di chi è più, attivo della parte dei medical device. Perché questa cosa non rimane solo una cosa teorica lì sulla diapositiva, vi vorrei far vedere quello che noi abbiamo passato brevemente per quanto riguarda i test SARS-CoV-2. Allora, quando questi test sono usciti sul mercato, è arrivato il SARS-CoV-2, il virus, e nessuno di noi lo conosceva, non c'erano dei test, no? Per poter vedere se la presenza del virus, non c'erano della letteratura scientifica in merito. Quindi i primi fabbricanti si sono ritrovati con quello che ci avevano a mettere sul mercato dei dispositivi. Vi dico che le prime documentazioni che ad esempio sono passate sotto i nostri occhi, c'era magari una sensibilità diagnostica calcolata su 20 campioni, che chi è più o meno del mestiere capisce che dal punto di vista statistico vuol dire 0. Però era quello che c'era ed era lo stato dell'arte del momento. Però, come al solito, lì lo stato dell'arte si è evoluto e in un tempo rapido, breve e veloce, e quindi lì il fabbricante ha dovuto fare che cosa? Ha dovuto tenere conto della letteratura che usciva, ha dovuto tenere conto anche di che cosa? Del virus che variava. Tutto a un tratto ci siamo ritrovati con le varianti del virus. Queste varianti magari non venivano prese da una parte di test che erano sul commercio, quindi il fabbricante ha dovuto riprendere i suoi test, farci le prove per vedere se prendevano le varianti, e a quel punto che cosa ha fatto in breve? Ha messo in atto questo sistema, perché doveva automaticamente, una volta immessi sul mercato, controllare le prestazioni, controllare la letteratura per poter modificare e aggiornare nello stato dell'arte. Questo per capire che non è una cosa solo teorica, è una cosa pratica e importante. Dopodiché il 746 ha introdotto per noi organismi notificati nuovi attori in gioco con cui ci dobbiamo confrontare, che sono l'EMA, autorità competente per il farmaco nel caso dei companion diagnostic, i laboratori di riferimento UE, i gruppi di esperti nominati dalla Commissione. Cosa facciamo? Perché ci confrontiamo? Per quanto riguarda i test diagnostici di accompagnamento, che sono dei dispositivi essenziali per l'uso sicuro ed efficace di un corrispondente medicinale, al fine di valutare se quel medicinale apporta un rischio o un beneficio al paziente. Pensiamo a tutti i test predittivi per quanto riguarda anche l'utilizzo delle terapie contro il cancro, per cui sono test che dicono al medico, al clinico, sì, questo paziente può essere trattato, risponde a questo farmaco o meno. E quindi per questi dispositivi, come è per i dispositivi dei medical device che contengono medicinali, anche in questo caso noi con il regolamento dobbiamo confrontarci con l'autorità competente per il farmaco. I laboratori di riferimento europei, che ancora devono essere designati, è un altro buco che c'è in questa parte di regolatorio, intervengono nel caso di certificazione di dispositivi della classe D, quella che, come se vi ricordate, ha più alto rischio, e hanno una serie di compiti. Questo è l'articolo 100 del regolamento, però quello su cui vorrei focalizzare la vostra attenzione sono i primi 2, nel senso che
Come organismo notificato, nel momento in cui viene il fabbricante e produce il dispositivo di classe D, gli dobbiamo dire: caro fabbricante, il tuo dispositivo deve essere inviato al laboratorio di riferimento X, perché il laboratorio di riferimento ci deve proprio fare le prove e vedere se funziona, quali sono le sue prestazioni. E questo lo fa il laboratorio di riferimento sia in certificazione che per il controllo dei lotti che il fabbricante produce. Infine abbiamo il gruppo di esperti designati dalla Commissione. In questo caso, mentre per i colleghi dei medical device li utilizzano e li consultano nel caso delle valutazioni cliniche, noi li consultiamo per gli IVD nel caso di quelli di classe D in cui non sono presenti specifiche comuni e che è una prima certificazione per la tipologia di dispositivo, vuol dire per i dispositivi ad alto rischio e completamente innovativi. Infine la parte di sorveglianza post commercializzazione, questa è trasversale anche come al regolamento 745, viene svolta dai fabbricanti attraverso una procedura, abbiamo visto, sistematica finalizzata a raccogliere tutti i dati che arrivano dal mercato in maniera proattiva, e lo devono fare per tutta la durata del ciclo di vita del fabbricante. Anche qui schema generale per capire quali sono le differenze della parte degli IVD. Il fabbricante deve munirsi di un piano di sorveglianza post commercializzazione all'interno del quale ricade il post market performance follow up, raccoglie tutti questi dati che gli vengono dal mercato e a secondo delle classi di rischio, per quelle più basse A e B, redige un rapporto di post market surveillance che deve essere aggiornato all'occorrenza e messo a disposizione di organismi notificati e autorità competenti. Per le classi, quelle a più alto rischio, C e D, redige lo PSUR. Chi è del pharma, è un nome che non gli è nuovo, e viene aggiornato almeno una volta l'anno, e per quelli di classe D viene trasmesso tramite la banca dati EUDAMED agli organismi notificati e autorità competenti. Vi ho riportato qui la pagina del Medical Device Coordination Group, questo per dire, come ha detto già la collega anticipato, che il regolamento con tutti i suoi 113 articoli e 15 allegati da solo non si regge, ha bisogno di linee guida per poter essere applicato, e qui vi ho riportato la parte delle linee guida che sono state pubblicate sugli in vitro diagnostic, e vedete che solo a maggio del 2022 le hanno sfornate 3. E quindi c'è un grande lavoro per andare a informarsi, a leggere e ad applicare. Quali sono le conclusioni di questa mia carrellata a volo proprio su quella che è il regolamento 746? Sicuramente siamo in un momento molto importante dal punto di vista regolatorio per i diagnostici. Abbiamo visto che l'introduzione del regolamento ha comportato dei profondi cambiamenti per tutti gli stakeholder del settore. Un maggior numero di IVD, abbiamo visto, necessitano di un organismo notificato per il processo di valutazione della conformità, requisiti più stringenti per tutti, dagli operatori economici. Abbiamo visto che si allarga anche ai distributori, agli importatori, ai mandatari le responsabilità, organismi notificati, autorità competenti, Commissione europea, introduzione di una nuova classificazione, di valutazione delle prestazioni e studi delle prestazioni e di nuovi attori in gioco con cui confrontarsi. Ahimè, al momento abbiamo solo 7 organismi notificati per poter fare le procedure del regolamento. Ciò ha portato all'emendamento dei tempi di applicazione, del transitorio, e concludo con questa diapositiva che non vuole essere allarmistica, è un po' per fare il punto reale, no, del mercato. Noi facciamo tanta teoria, andiamo un po' sulla pratica. E questo vale sia per i medical device che per gli IVD. Sicuramente questi regolamenti hanno introdotto molte novità, una marcatura CE più con step di maggiore controllo, valutazioni cliniche e valutazione delle prestazioni, il sistema UDI per quanto riguarda una maggiore tracciabilità dei dispositivi sul mercato, EUDAMED, banca dati che ancora non funziona a pieno per quanto riguarda la registrazione dei certificati, della vigilanza, del post-market surveillance, degli operatori economici e così via, e poi la persona responsabile del rispetto della normativa, una nuova figura lavorativa all'interno dell'azienda. Quali sono però le sfide per le imprese? Sicuramente maggiori investimenti, perché per la parte delle evidenze cliniche il fabbricante deve investire. Un inasprimento dei controlli della vigilanza e tutto quello che serve per la parte di sorveglianza post-market, nuovi obblighi e responsabilità per tutti e 4 gli operatori economici, abbiamo visto, dal fabbricante, mandatario, importatore e distributore. Pochi organismi notificati, e questo non vale solo per gli IVD dove siamo 7, ma anche per la parte dei medical device dove sono di più, anche lì sono sempre pochi rispetto alla grande quantità di medical device che devono essere certificati. E quindi c'è che cosa? Che le tecnologie mediche
non sono disponibili per i pazienti e per i sistemi sanitari, e questa è una cosa che non può avvenire, la mancanza di dispositivi sul mercato. E poi un accesso ritardato dell'innovazione tecnologica sul mercato europeo, perché se io presento un dispositivo all'organismo e ci vogliono 2 anni o 3 perché lo certifico, se magari c'ha le sostanze, devo parlare con l'EMA, devo parlare con il gruppo di esperti dell'Europa, è ovvio che quando ho finito la certificazione il mio dispositivo non è più innovativo per come si evolve il mercato. Quali sono le conseguenze economiche di tutto ciò? Sicuramente una minore competitività dal punto di vista del mercato, perché molti fabbricanti non ce la fanno. Investimenti per nuovi prodotti in altri mercati, e allora si rivolgeranno in Cina, si rivolgeranno in America. Ritiro di alcuni prodotti dal mercato. Ho detto prima che si presume una contrazione solo per gli IVD del 22% il passaggio dalla direttiva al regolamento. Quindi il 22% dei diagnostici che ci sono sul mercato spariscono, non li troveremo più. Incertezza del mercato, soprattutto per chi è che ne risente di più? Ovviamente le piccole e medie imprese, perché quelle più grandi hanno le spalle più grosse e riescono a resistere, e anche dovremo assistere a fusioni e acquisizioni di convenienza, perché i più piccoli saranno un po' assorbiti da quelli più grandi. Io ho qui una slide, in cui ho detto il grande salto che noi abbiamo fatto. Abbiamo fatto un bel salto con l'asta, siamo arrivati in alto, e io spero che ci mettano un bel materasso sotto dove non ci facciamo male quando cadiamo. Vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stata nei tempi. Grazie. Biobasic Europe, expert in innovation.